fui chiamato Dolindo, che significa dolore. Non sei smarrita nella vita perché preghi. La preghiera è l'unica forza dell'uomo ed è l'unica debolezza di Dio. Ricordo quando veniva a casa nostra, sempre a tarda sera dopo il lavoro di una giornata intensa, ma la gioia nostra quando lui arrivava era veramente grande. Papà ci chiamava, eravamo 8. Ragazzi, venite, qui c'è padre Dolindo che ci dà la benedizione. E noi tutti inginocchiati, veramente era un momento solenne. Poi cominciavano i suoi racconti, cominciava a raccontare quando lui esorcizzava le anime e le lotte che doveva sostenere col nemico per liberarle e guarirle, ma lui però ne usciva sempre vittorioso. È una figura grande, di un'umiltà sconvolgente, è un santo tutto nostro, tutto napoletano. Sfruttiamolo, andiamo alla sua tomba, bussiamo, perché lui stesso ci ha detto: quando sarò morto venite alla mia tomba, bussate, perché io vi risponderò pregando per ottenere da Dio le grazie che chiederete. La vita di Don Dolindo fu una lotta continua contro il demonio. Padre Vincenzo Cuomo, suo figlio spirituale, ne traccia un breve profilo davvero singolare. Mi suggerirono di prendere come padre spirituale Don Dolindo ed io, nel dubbio di fare una scelta buona, pensai di andare da Padre Pio e ho trovato Padre Pio molto favorevole e mi dissero alcuni padri che Padre Dolindo era stato lì da Padre Pio e quando Padre Pio lo incontrò disse a Padre Dolindo questa frase: la Santissima Trinità abita nel tuo cuore. Quindi è una testimonianza di Padre Pio riferitemi dai padri cappuccini di San Giovanni Rotondo. Mi incoraggiò e così io mi rivolsi a Padre Dolindo scegliendolo come mio padre spirituale. Lui si umiliò molto perché era molto umile, ecco. Ed io ogni settimana intorno alla mezza all'una partivo da Calata Capodichino tutti i venerdì e andavo a casa sua per confessarmi. Mi confessavo, poi Padre Dolindo mi chiedeva di confessarsi lui, diceva: ma darà la zuppa pure a me. La chiamava la zuppa, ecco. E mi benediceva e voleva la mia benedizione sempre. Padre Dolindo pregava e faceva penitenza per le persone che erano disturbate dal demonio e questo era molto efficace nel suo contatto con le anime, molto efficace, perché veramente si sentivano liberate, ecco, dalla sua preghiera, dai suoi interventi caritatevoli. Quando andavo a casa sua mi incontravo con qualche sorella di Padre Dolindo, ci dicevamo qualche cosetta e stavo contento nella sua stanzetta, povera. Padre Dolindo era uomo di una estrema e direi addirittura inimitabile penitenza, sia per il cibo, sia per il riposo e sia per quello che si procurava lui, le sofferenze che si procurava lui stesso. Sento la sua protezione, la sua benedizione e mi rivolgo spesso a lui per essere aiutato.
E anche a voi che mi ascoltate dico, rivolgetevi a Padre Dolindo, perché umile e povero sulla terra, adesso è ricco e potente in paradiso, sotto il manto di Mamma Maria, di cui era innamoratissimo e mi ha trasmesso anche a me una grande devozione verso la Madonna. Deo gratias. Ritrovarsi in questo ambiente dove ha vissuto Padre Dolindo, che emozione, come mi sento contenta e veramente emozionata. Rivedo il suo lettuccio, dove lui riposava non più di 2 ore per notte. Poi rivedo questa scrivania e che commozione, perché quante volte mi sono inginocchiata per confessarmi e per avere da lui una guida preziosa e tanti consigli. Questo poi è l'altare dove lui celebrava la messa nell'ultimo periodo, quando stava molto male.